Quello che sta succedendo adesso non è normale. I miliardari più potenti del pianeta stanno spendendo trilioni di dollari per lasciare la Terra. Non tra 100 anni. Adesso. Elon Musk accelera su Marte. Si costruiscono bunker sotterranei. Si comprano isole segrete. Si parla apertamente di backup della civiltà. La domanda non è se lo stanno facendo. La domanda è: perché questa fretta? Cosa sanno che noi non sappiamo? Terza guerra mondiale? Collasso climatico improvviso? Intelligenza artificiale fuori controllo? Oggi analizziamo le dichiarazioni, i segnali, gli investimenti, le strategie dietro la corsa su Marte e il vero significato di questa fuga silenziosa. E nella seconda parte del video arriveremo al punto più inquietante di tutti, perché forse non stanno preparando un piano per salvare il mondo, stanno preparando un piano per sopravvivere senza di noi. Il quadro completo è molto più profondo di quanto immagini. Benvenuti a una nuova lezione di geopolitica, ispirata alle analisi del professore brasiliano Daniel Lopez. Daniel Lopez è un analista di grande spessore, con un dottorato in linguistica e una solida formazione in teologia e filosofia. Le sue letture collegano potere, cultura e storia in modo lucido e originale, ed è seguito da milioni di persone. Le sue conferenze sono normalmente in portoghese. Oggi le proponiamo tradotte e adattate per il pubblico italiano. Siate i benvenuti a un'altra conversazione esclusivissima qui con voi, in questo lunedì, giorno 23 febbraio 2026. Credo che abbiate già capito che il mondo sta, no? Correndo molto velocemente da quando è tornato il presidente Donald al potere, il giorno 20 gennaio 2025. È già passato più di un anno dal nuovo governo del presidente Donald e sembra che tutto stia diventando sempre più accelerato e sempre più strano. È difficile stare dietro a tutto. Ma qui, come sempre, il nostro obiettivo, parlarvi delle cose prima che accadano, aiutarvi a prepararvi e mostrarvi l'altro lato dell'informazione che non viene raccontato. Andiamo, amici miei. Oggi voglio farvi un regalo. Vi ho già detto che febbraio è il mese del mio compleanno. È un mese in cui sono molto felice, sono molto generoso, sono molto entusiasta. E allora voglio farvi un regalo. Voglio parlare apertamente con voi di ciò che sta realmente accadendo. Naturalmente, per separare ciò che sta davvero accadendo da ciò che è mera propaganda, serve un po' di sangue freddo, perché esistono molte operazioni psicologiche, molte strategie di manipolazione dell'opinione pubblica. Esistono molte cose che, in realtà, non sono altro che strategie per controllare il pensiero delle persone e farvi pensare ciò che loro vogliono che pensiate. Chi segue il mio lavoro sa bene che i mezzi di comunicazione di massa non sono altro che la volontà dell'elite, cioè ciò che vogliono farvi credere, ciò che vogliono farvi pensare. Non sono strumenti per chiarirvi le idee, ma molto più spesso strumenti per confondervi. Portano più confusione che chiarezza. Allora, lasciatemi parlare apertamente con voi. Analizziamo ciò che sta dicendo Elon Musk. Elon Musk ha già detto che siamo arrivati alla singolarità, cioè al punto in cui la macchina raggiunge l'autocoscienza. Ha detto che l'intelligenza artificiale generale, la AGI, arriverà già nel 2026. Per questo vi ripeto così spesso che il 2026 sarà l'ultimo anno per prepararsi. Nel podcast di Joe Rogan ha detto che l'umanità è in cima alle montagne russe e sta per iniziare la discesa. Ha anche affermato: non preoccupatevi di mettere da parte soldi per la pensione, perché non farà differenza. Quello che sta mostrando in realtà è che esiste una vera transizione di potere. E qualcuno potrebbe dire: che bello, un grande risveglio, il Great Awakening. Niente affatto. Quello che stiamo vedendo è l'ultima strategia per consolidare il potere in modo definitivo. La narrativa della singolarità, dell'IA che diventa autocosciente e prende il lavoro di tutti, è in realtà una preparazione psicologica per una transizione di potere. Oggi l'intelligenza, che per tutta la storia umana era distribuita tra le persone, viene inserita in un'infrastruttura scalabile. Quando comprimi il ragionamento umano in un software, stacchi l'intelligenza dai limiti biologici del cervello. La puoi copiare, la puoi scalare, la puoi integrare in ogni processo. Questo cambia per sempre il concetto di lavoro. Prima il valore di un avvocato, di un programmatore, di un consulente era legato alla scarsità della capacità di ragionamento. Quella scarsità è finita. Se puoi ottenere risultati quasi da specialista su richiesta, il prezzo dell'intelligenza tende a zero. E allora cosa resta? Resta chi possiede i sistemi e chi controlla la loro distribuzione. Il vero potere sarà di chi possiede e controlla l'accesso a questi sistemi. La vera singolarità è una coordinazione incontrollata.
Chi domina sistemi capaci di modellare l'economia, le catene di approvvigionamento, i flussi finanziari, il sentimento pubblico, i rischi geopolitici in tempo reale, possiede una visione strategica superiore a qualunque istituzione umana. È un potere asimmetrico enorme nelle mani di pochi. Musk dice che la missione della sua azienda XAI è comprendere l'universo. Questo è un potere immenso per chi lo detiene e la fine del potere per la popolazione. Se la AGI arriverà nel 2026, abbiamo pochissimo tempo prima di dipendere da sussidi statali o redditi universali. Quando l'IA sarà capace di creare media, personalità artificiali, presentatori, insegnanti, esseri umani indistinguibili da quelli reali, allora la percezione stessa diventerà programmabile. E ricordate questa massima: controllare la percezione è controllare la politica. Controllare la politica è controllare la legge. Controllare la legge significa modellare la proprietà. Nel 2016, un documento del Forum Economico Mondiale diceva: «Non possiederai nulla e sarai felice». Questo è un tema di proprietà. La vera domanda è: gli esseri umani continueranno a prendere decisioni collettive, oppure diventeranno partecipanti gestiti in sistemi ottimizzati da algoritmi? All'inizio l'IA non annullerà il valore umano, ma si intreccerà con l'uomo. Poi la supervisione diventerà simbolica e le persone se ne accorgeranno quando sarà irreversibile. Questa è una sconfitta silenziosa della sovranità cognitiva. E questa è solo la prima parte del problema. La seconda parte è ancora più inquietante. Nel libro The Age of AI si racconta una conversazione nel consiglio di amministrazione di OpenAI. Ilya Sutskever disse: «Quando rilasceremo la AGI andremo nei bunker». Perché nei bunker? Non per paura dell'IA, ma per paura della popolazione. Perché quando la AGI sarà capace di fare tutti i lavori meglio, più velocemente e più economicamente degli esseri umani, le persone perderanno il lavoro. E allora la rabbia si rivolgerà contro chi ha sviluppato questa tecnologia. Per questo, molti miliardari comprano isole remote, proprietà in Nuova Zelanda, a Maui, a Lanai, isola quasi interamente posseduta da Larry Ellison, fondatore di Oracle. Ma questa non è nemmeno la parte più grave. La parte più inquietante è che alcuni di loro vogliono lasciare il pianeta Terra. Perché? Cosa sanno? In una recente intervista, un insider dell'elite globale ha detto cose che mi hanno fatto venire i capelli bianchi. Amici miei, Elon Musk rivela molto su questo quando inizia con quell'idea apparentemente folle di voler andare su altri pianeti, soprattutto su Marte. Perché, naturalmente, in questo c'è in gioco una questione di sopravvivenza dell'umanità, non solo a lungo termine, ma potremmo dire anche nel breve termine, visto l'enorme senso di urgenza che dimostra. Avete sicuramente notato questa fretta. Lui dice che l'umanità, vivendo solo sul pianeta Terra, è come se avesse messo tutte le uova nello stesso paniere. Inizia quindi a spiegare che un evento catastrofico, naturale come un asteroide gigante, come quello che avrebbe estinto i dinosauri, una super eruzione vulcanica, oppure cambiamenti estremi dell'attività solare, potrebbe verificarsi, ma anche pericoli causati dall'uomo, una guerra nucleare, una pandemia artificiale, un'intelligenza artificiale fuori controllo, oppure un grave collasso climatico. Tutto questo potrebbe porre fine alla civiltà sulla Terra. Per questo, avere una colonia autosufficiente su un altro pianeta sarebbe una sorta di backup della vita cosciente. Marte sarebbe il pianeta più praticabile per iniziare, perché ha CO2, acqua ghiacciata, una gravità accettabile, il 38% di quella terrestre, e giorni e notti simili ai nostri. Musk vuole costruire una città autosufficiente con circa 1 milione di persone. Recentemente, nel 2026, SpaceX ha dato priorità anche alla Luna, perché è molto più rapido costruire una città autosufficiente lì. Si possono fare lanci ogni 10 giorni, mentre verso Marte solo ogni 26 mesi, a causa della posizione dei pianeti. L'obiettivo finale resta Marte, ma la Luna può accelerare il percorso. Secondo lui esiste una finestra di opportunità unica nella storia, perché oggi abbiamo la tecnologia necessaria come i razzi Starship. Inoltre la civiltà è al suo apice. Tuttavia avverte anche del collasso demografico già in corso in molti paesi che potrebbe ridurre la nostra capacità futura. Se perdiamo questo momento a causa di guerre, stagnazione o collasso economico, potrebbe non esserci un'altra occasione per secoli, o forse mai più. Perdere una finestra di lancio di 26 mesi significa aspettare altri 2 anni. E in quel periodo può succedere di tutto: guerra nucleare, eruzioni, asteroidi.
Cambiamenti climatici estremi ed era glaciale. Musk ha parlato anche dell'era glaciale, spiegando che la Terra, tecnicamente, si trova ancora in un periodo interglaciale all'interno di una grande era glaciale. Il clima può cambiare radicalmente in modo improvviso, come è già accaduto nella storia. Se si verificasse un raffreddamento severo, come il minimo di Maunder, ci sarebbe un collasso agricolo, migrazioni di massa e caos civile. Durante il minimo di Maunder l'attività solare fu bassissima, solo 50 macchie solari in 30 anni contro le 40 o 50.000 di oggi. Questo coincise con la cosiddetta piccola era glaciale, quando fiumi come il Tamigi gelavano e i raccolti venivano distrutti. Oggi esiste preoccupazione per l'AMOC, la circolazione meridionale atlantica, che si sta indebolendo a causa dello scioglimento dei ghiacci in Groenlandia. Se questa corrente si fermasse, il nord Europa si raffredderebbe drasticamente, con inverni di meno 20 gradi, cambiando il regime delle piogge in Africa e i monsoni in Asia. Inoltre esistono i cicli di Milankovitch, variazioni naturali dell'orbita terrestre che determinano periodi lunghi di raffreddamento o riscaldamento del pianeta. Una preoccupazione ancora maggiore sono eventuali spostamenti improvvisi delle placche tettoniche generati da escursioni geomagnetiche. La teoria dello spostamento della crosta terrestre proposta da Charles Hapgood suggerisce che la crosta potrebbe scivolare spostando i poli verso l'equatore ad alta velocità. Questo provocherebbe terremoti di magnitudo 10, tsunami globali alti chilometri ed eruzioni vulcaniche massicce. Il libro dell'Apocalisse, capitolo 6, descrive proprio un evento geofisico di questo tipo. Quando la Bibbia parla di sole nero e luna di sangue, potrebbe trattarsi dell'effetto delle ceneri vulcaniche che oscurano la luce. Le stelle che cadono sarebbero la percezione delle costellazioni che si muovono in modo caotico a causa della rotazione della crosta. Il cielo che si avvolge come un rotolo potrebbe essere plasma ionizzato o aurore estreme generate dallo spostamento dei poli magnetici. L'Apocalisse menziona montagne e isole che si muovono dal loro posto, cosa che coinciderebbe con la teoria dello spostamento della crosta. In caso di un simile caos geofisico, i luoghi più sicuri sarebbero le montagne rocciose, Canada, per l'altitudine tra i 3.000 e i 4.000 metri e la distanza dalla costa. L'Himalaya e l'altopiano tibetano, le montagne più alte del mondo che proteggono dalle inondazioni. Le Ande, Perù, Bolivia, Cile, per l'altitudine elevata e i bunker nelle miniere antiche. L'interno dell'Africa, Etiopia, Kenya, aree stabili ed elevate. La Siberia centrale e la Mongolia, interno continentale estremo. In Brasile, lo scenario sarebbe critico a causa della lunga costa e della bassa altitudine dell'Amazzonia, che verrebbero sommerse da tsunami. Inoltre, il Brasile potrebbe diventare zona polare o subpolare se i poli si spostassero. Le regioni più sicure sarebbero la Serra da Mantiqueira, con aree come Campos do Jordão e Monteverde sopra i 2000 metri. L'interno del Minas Gerais, come la Serra da Canastra e Poços de Caldas, tra 1000 e 1500 metri. La Chapada Diamantina, in baia geologicamente stabile e lontana dalla costa. La regione di Aguas da Prata viene evidenziata come ideale per l'altitudine fino a 1500 metri, le fonti di acqua minerale vitale e la geologia stabile con bassa sismicità. Amici ascoltatori, andiamo verso le conclusioni. Non sto dicendo che domani il mondo finirà. Sto dicendo che chi ha informazioni e potere non sta aspettando per vedere cosa succede. Se loro stanno preparando un'alternativa, la domanda è semplice: perché voi non dovreste farlo? Pensate seriamente a un piano B, una base logistica lontano dalle grandi città, non per paura, per lucidità. Prepara oggi l'alternativa prima che domani sia tardi.